Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo un'altra reazione e ascolteremo Lara Fabian live con Adagio. Abbiamo ascoltato Adagio, la versione di Mash, mi avete consigliato di ascoltare anche Lara, e quindi ascoltiamo. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice in the wind. I feel you under my skin. Within my heart and my soul, I wait for you, Adagio. Allora, stanno accadendo un sacco di cose qua. Bravissimo ovviamente. Allora, intanto suonare, cantare con un'orchestra, diciamo, agile, quindi con pochi elementi così, è veramente ottimo per i cantanti, perché aggiunge molto alla canzone. In effetti, le prime parole che dice del testo, c'è solo un fondo basso basso come base di tonalità, poi c'è solo il basso che fa le sue note e solo la sua voce. E lei qui è bravissima perché, e si vede che la sua tecnica è eccezionale, perché se voi notate utilizza anche il fatto di respirare e prendere aria come musica. Normalmente il prendere aria, prendere fiato per un cantante è il problema, cioè la parte oscura, diciamo, del cantare, no? Perché è una cosa che bisogna fare, bisogna cercare di farla nel miglior modo possibile per cantare meglio. Ma quando uno è veramente bravo, arriva a utilizzare anche il prendere fiato come musicalità. Se voi guardate la prima frase, lei respira due volte, lo fa in modo molto accentuato, lo fa apposta, come se fosse una delle note che dà ritmo e dà sostanza alla melodia. Vediamo se riusciamo a risentirlo. Where to find you? I don't know how to reach you. I hear your voice in the wind. Avete visto che qua ha preso il fiato senza farcelo sentire? Perché non gli serviva dal punto di vista della melodia. Cioè, bisogna veramente avere una tecnica eccezionale per questa cosa qui. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che quando dice adagio, alla fine, lei inizia la parola adagio, poi diminuisce il volume a metà parola, che sembra quasi che si interrompa a metà, e poi sul gio finale aumenta il volume, quindi usa questa dinamica che è molto complicata da fare, ma lei è una tecnica super fina. Vediamo se riusciamo a sentirlo. I feel you under my skin. Within my heart and my soul, I wait for you, Adagio. Bellissimo. All of these nights without you, all of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. Vedete come i grandi artisti, non solo cantanti, ma performer come lei e come altri che conosciamo, utilizzano anche tutto il corpo per interpretare la canzone, no? Finora abbiamo visto solo il volto di Lara, adesso abbiamo visto che ha fatto questo movimento
e vediamo, come lei fa sempre, che lei interpreta la canzone con tutto se stesso, tutta se stessa. Normalmente il corpo, i movimenti che uno fa mentre canta possono anche essere di intralcio diciamo così, alla voce vera e propria, quindi all'esecuzione. Quando uno invece è un artista di questo livello, utilizza i movimenti del proprio corpo, che possono essere istintivi oppure meditati, eccetera, li utilizza per rafforzare l'espressività della voce. Mm? When the time is right, I know you'll be in my arms. Adagio. I close my eyes and I find a way. No need for me to pray. I've walked so far. I've thought so hard. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. Bellissimo che lei dice c'è un piano che suona e sotto c'è questo piccolo controcanto del pianoforte, no? Lo sentiamo. Piano that plays. If you know where to find me, if you know how to reach me, before this light fades away, before I run out of faith, be the only man to say that you'll hear my heart, that you'll give me your life, forever you'll stay. Una cosa da dire subito, questa ultima nota lunghissima, eccezionale, ma voi riconoscete un cantante eccezionale quando è lui a controllare il proprio respiro e non a farsi controllare, perché se un cantante non ha il controllo pieno della propria respirazione, quando fa un suono del genere così lungo e così potente, arriva alla fine che si sente soffocare, ha bisogno di prendere aria, no? Perché è rimasto senza ossigeno, senza respirazione, no? Quando invece un cantante come lei, con questa tecnica, fa una cosa del genere, voi vedete che all'inizio del suono ha una certa potenza, che è la medesima che c'è alla fine. Non ha un calo di potenza perché gli sta mancando il respiro, è lei che controlla il suo respiro, quindi lei decide che da lì a lì deve cantare quella nota e la stessa potere che ha all'inizio ce l'ha anche alla fine. Addirittura lei fa di più perché alla fine dà una spinta in più di potenza nell'ultima vocale, diciamo, nell'ultima parte quindi eccezionale. Andiamo avanti. Anzi, risentiamo questo piccolo. Da qua. Don't let me run out.
bravissima. Avete sentito alla fine, quando lei ha sospirato, poi ha rilasciato questo sospiro che è un po', lascia un po' come in sospeso, no? Ci lascia un po' così sospesi. In realtà è il rilascio della tensione che lei aveva mentre cantava questa canzone, una sorta di situazione emotiva dove lei, rilasciando questo sospiro, si è rilassata. Ottimo, veramente, che dà un tocco finale alla canzone da veramente da performer eccezionale. Grazie di avermi consegnato questo video perché è veramente bello. Ascolterò altre cose di Lara. Nei commenti suggeritemi cosa potrei ascoltare, quali sono le cose interessanti da sentire. Ovviamente iscrivetevi al canale, condividete, mettete like se vi è piaciuta la reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.